la sessione nella chat, però non so se con l'iPad puoi scaricarla, ma ne parliamo dopo. Va bene. Non ho disattivato il microfono. Non l'ho disattivato. No, non toccare più, forse l'avevo fatto ma l'hai attivato tu. Bene, abbiamo iniziato per Mario, eccoci qua, benvenute. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Chi lo vede? Allora, mi appare seduto, appoggiato a una specie di roccia. Questa roccia è ricoperta da del muschio. Lui sta cercando il sole, guardando davanti a sé, e non si rende conto che il sole è esattamente alle sue spalle. Elena. A me appare seduto a terra, diciamo con le gambe piegate e le tiene così con le braccia, e intorno a lui c'è tutto questo gruppo di persone, un misto uomini e donne, che in cerchio, come se stessero facendo il trenino, no? Tipo di Capodanno, messi in cerchio, che continuano a girare intorno a lui, come se lo bloccassero dentro lì, no? Facendo e loro cantano e sono allegri, no? Quindi quello che appare, che potrebbe apparire a Mario, è che lì dentro è tutto bello e divertente, ok? Dentro questo cerchio di persone. Elena, vibrazione. Ti dà l'autorizzazione? Vi dà l'autorizzazione? Sì, mi dice vorrei vedere cosa c'è oltre il cerchio. Viene da questo rumore, Elena? No. Quale? Ta 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 ta. Ah, può essere la stufa, forse un po'. Ok. Vibrazione, Elena. 23 miliardi. Come sempre, Monica, se vedi diversamente. Consapevolezza. 173. Anima. 38. Vite. 1731. Cervello. Capacità medianica. 8.8. Suscettibilità ipnotica. 49. Ok. Come si chiama il progetto di oggi, Monica? Dolce salita. Mi mostra lui che sta effettuando questa salita, che adesso non è più brusca come è stata per esempio in passato, non è più così faticosa, però c'è ancora una salita, c'è ancora proprio un pezzo da comprendere, da fare e da raggiungere. E c'è sempre questo discorso del sole, perché vedo che mentre fa la salita c'è proprio questo sole. Il sole è assolutamente il suo maschile, con cui lui deve riprendere una connessione un po' più completa. Chiamiamo la sua anima. Come si chiama oggi? Quarzo rosa. E il suo spirito? Mirtillo. Progetto, Elena, come si chiama per te? Centrifuga. Mi fa vedere che è come se Mario fosse shakerato da tante informazioni e tanti stimoli esterni, e viene mandato in confusione, ecco. Ok, qui dobbiamo chiamare un po' di gente nel cinema. 3 persone, il mago, la moglie e la madre.
chi si presenta? Sì, la madre viene. La vedo tutto sommato, come si presenta qua, abbastanza in forma. Viene anche la moglie e tipo è come se il mago dicesse, lui non ha nulla contro questa sessione, eccetera, no? Però sembra più un dirle, dopo mi racconti. La moglie, Il mago dice alla moglie, mago. Mhm. dopo mi racconti cosa è successo. Mhm. No, o viene o molla la moglie di Mario. Facile così. Ovviamente questo è un posto non posto, quindi non nessuno ha da fare. Se non si viene, si raccontano delle scuse o da fare. E ci si Viene. affina al mondo dei conigli. Viene. Mhm. Una Vic subito al mago. Le cose stanno così. È come se lui avesse bisogno di rimanere dentro un recinto, non rendendosi conto che questo recinto in realtà è immaginario, ma per lui è reale. Il recinto è fatto da Vic, a mo' di collana, che si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano. Le cose stanno così, è inutile illudersi, è inutile ignorarlo. Le cose stanno come è scritto nella Vic. Non l'ho inventata io, non ho dettato delle leggi. È solo la verità, le cose stanno così. Lui vorrebbe rispondere che le cose sono come è scritto tipo nei tarocchi, nelle sue previsioni, no? Quindi se deve stare nel cinema si prende una delle perle di questa collana che si avvicina sempre di più. Non fa altro che prendere informazione. Non è interferenza, non è opinione, è informazione. Sì, è come se effettivamente un pochino stesse aprendo la sua visuale, la sua prospettiva, quindi non di un futuro prestabilito, ma di più possibilità. Però sempre, insomma, entro certi limiti, entro le sue possibilità di comprensione. Elena? Diciamo che sì, vedo che alla fine accetta di prendere la Vic perché così non si allontana, non si deve allontanare dalla moglie di Mario. Vedo molta complicità tra loro. E dopo la Vic che succede? C'è più neutralità e più disponibilità all'ascolto. Quindi non mette un muro, perlomeno è disposto a sentire e vedere quello che siamo qua a fare. Ok. Vic alla moglie. È come se lei, prendendo la Vic, fosse disposta a guardare Mario non come il proprio marito, ma come un uomo. E? È come se prendendo la Vic un pochettino si scostasse dal mago e si centrasse maggiormente in se stessa. Quindi non affidasse se stessa al mago, ma a se stessa. E la disponibilità a guardare quello che vedrà, non giudicando quello è mio marito, dovrebbe fare così e cosà, ma quello è un uomo. Da cui è lei attratta. No, No? è come se potesse guardarlo a prescindere dal loro legame. Ok, Elena, se poi ogni tanto disattiva il microfono perché dà un po' fastidio sto rumore.
quando Elena, entità eteriche, vediamole. Questa figura una figura umanoide, potrebbe sembrare un uomo, tipo con un mantello tipo Mago Merlino, però non ha il cappello da mago, no? C'ha solo queste grandi maniche, ok? E diciamo si solleva da terra e con le mani cerca di creare dei campi magici, energetici intorno a Mario. Secondo universo. Secondo, sì. Mhm. Poi arrivano due tizi, sembra quasi che arrivino dal Rinascimento, posso dire, perché arrivano tipo su una carrozza, su un calesse. Secondo universo. No, primo. E poi c'è questo falconiforme, allora la testa da falco e il corpo umano, che cerca di dirigere tutti, quindi è come se avesse una bacchetta, è come se fosse un direttore d'orchestra. DL. 2. Il mago Merlino gli viene da qualcuno della sua vita, del suo quotidiano, come interferenza, o l'ha voluta lui di suo? Io vedo questa interferenza, sì, da parte della famiglia. È come se mettessero un muro, è come se tutte le volte che lui si muove gli posizionano davanti un muro. Non viene dal mago della vita, della moglie. Allora, in parte sì, ma è molto strano perché è come se questo mago della moglie facesse da tramite. Ha un'altra interferenza che mette il muro davanti a Mario. Entità mentali, Monica. Volevo solo aggiungere che tra le entità eteriche io ho visto tipo una biscia arrotolata su se stessa che è di colore marroncino. Se la guardi un po' lontano, sembrano delle feci. Mhm. Ed è quella che secondo me a volte lo fa sentire così, una cacca. Ed è del Quindi secondo universo? secondo me è proprio un rettiloide che però Ok. assume queste sembianze e che alimenta proprio i suoi sensi di colpa. In diversi ambiti, sensi di colpa, e quando lui prova questi forti sensi di colpa si sente così, una cacca. Ok, vediamo le mentali. Io onestamente ne vedo una che sicuramente poi tocca più ambiti, si chiama tappo e mi fa proprio vedere che con questo tappo lui tiene soffocate tutta una serie di questioni. Una che è la sua sessualità, una che è la sua creatività, ed è lo stesso tappo che impedisce la comunicazione fluida fra sé e la sua anima. Ed è quel tappo che ostruisce, diciamo così, se stesso ad avere dei rapporti anche un po' più intimi, più confidenziali, anche con l'altro sesso. Livello? E allora, dipende dagli aspetti. Per alcuni aspetti è più magari intorno al 2,
però su altri ambiti, a seconda di che cosa va a tappare, anche 4. Ha degli impianti, Monica? Guarda, io l'impianto che gli vedo è questo chiodo molto lungo che si conficca al centro della sua testa. E quindi è come se andasse proprio in questo modo a bloccare tutte quelle che sono le sue facoltà, tra virgolette, superiori, di creatività. Creatività io intendo sempre a 360 gradi, inclusa anche la creatività sessuale, la creatività della scrittura, la creatività nel senso di realizzare ciò che vuole nella vita. Ok. So aggiungere una cosa? Sì. Io ne vedo un'altra di entità mentale che è che confusione. Ed è proprio questa, fa sì che arrivino tante informazioni diverse a Mario, proprio a 360 gradi, con tante sfaccettature è come se lui le prendesse tutte, ma poi tutte assieme creano confusione, ok? Quindi, e quindi lo limitano nelle sue azioni e lo bloccano lì. Mhm. Se lui riuscisse, diciamo, invece in qualche modo a ordinare queste informazioni, riuscirebbe ad andare più verso una strada. Ecco. Ok. Ok, perfetto. Allora, facciamo un po' una verifica, Elena, con i due soci, diciamo, quello parente e quello svizzero. Li chiamiamo anche loro nel cinema insieme ai primi 3 invitati, madre, mago, moglie. Sì, allora, quello parente è come se si autolimitasse per paura, come se la cosa fosse troppo grande, come se la sua si sentisse una responsabilità troppo grossa, ma non è conscia. Ok, quindi è come se trovasse tutte le volte una scusa per non portare avanti, diciamo, la comunicazione tra Mario e le altre persone. Mhm. Mentre l'altro socio svizzero invece lo vedo molto sul pezzo, mi viene da dire, no? Quindi molto organizzato e le informazioni che dà sono concrete, cioè quello che lui espone è perché è sicuro di poterlo dare e fare. Ok, potrebbe anche fare di più, ma finché non ha la certezza, diciamo, comunica a Mario quello per cui lui ha la certezza. Ecco, quindi le informazioni che arrivano a Mario da questo socio svizzero sono concrete. Monica? Lo dico così, no? Senza voler troppo caricare su questo aspetto, però per il primo, che è il parente, mi viene un po' fuori la parola millantatore, in buona fede però, quindi che in realtà alcune contatti magari appartenevano anche un po' di più al passato, attualmente non sono più così freschi, eccetera. Invece per il secondo assolutamente concordo con Elena, che è una persona molto più solida, cioè affidabile di parola, e anche più nel contesto. Ok, progetto, io non so se posso dirlo il progetto, beh, no, ovviamente il marchio. Posso dire le 2 lettere? Ok, progetto GP. Chi vuole? È un po' presto, è un po' prematuro. Mm, Perché è prematuro?
prematuro perché non ci sono le basi per poterlo sostenere, sia energetiche a livello di sostegno di persone e vabbè, soprattutto a livello economico, ma proprio è come se non ci fosse la struttura di persone, come se io vedessi che ci vogliono delle basi più solide, una squadra, è come se Mario prima dovesse creare una squadra solida per qualche anno e poi da lì può andare avanti il progetto GP. Beh, Mario non ha 20 anni, però. E lui può fare la squadra preliminare e con la squadra solida poi potrà andare avanti. Monica, esiste un universo parallelo in cui Mario ha un figlio e nelle stesse condizioni ma ha un figlio maschio appassionato di GP e in cui grazie al figlio inizia questa avventura perché sa che la porterà avanti il figlio e che potrebbe costituire un futuro roseo per il figlio. Quando mi hai detto così, immediatamente è venuto il figlio come pilota. Quindi come se per un bel po' il figlio fosse più interessata all'emozione che si prova nel condurre, ok, la moto, non tanto a tutto l'aspetto organizzativo che c'è dietro. Ed è come se mi fa vedere che di riflesso lo stesso Mario riesce ad assorbire quel tipo di adrenalina lì, di cui lui anche in questa vita ha molto bisogno. Solo successivamente poi il figlio si interessa anche ad altri aspetti. Anche economici. Sì. E Elena? Sì, e quindi è come se nella vita parallela c'è il figlio e quindi Mario crea una squadra solida con il figlio per il figlio, ok? E in questa vita non c'è il figlio, ma è come se lui sentisse la stessa spinta di creare una squadra solida, quasi come se ci fosse un figlio a cui lasciarla. Ok, con queste condizioni e possibilità che questo progetto vada in porto. Secondo me potrebbe andare in porto, ma secondo me Mario si deve concentrare sul creare una squadra partendo da altri punti, ok? E lasciare un po', diciamo, ai posteri, tra virgolette, l'idea della GP. Lui può magari iniziare il progetto, ma la cosa che secondo me lui su cui può puntare e che può funzionare è creare la squadra. La sua creatività può essere molto utile nel creare la squadra. Mi viene più come se lui potesse essere proprio un collaboratore anche di qualcun altro. Quindi come se lui potesse offrire anche un appoggio, ma non necessariamente essere l'unico portante fulcro. Ok. Vabbè, vediamo il gatto. Shatsu gatto. Questo gatto sceglie le persone che hanno bisogno, lui non ama i gatti, il gatto si mette sul suo grembo e lui che aveva problemi di verticoli li risolve, non li ha più. Che succede? Non so, non me lo dà come gatto gatto, come se fosse, spiegarti, un gatto tipo a uno stadio evoluto. Ehm, e che quindi è in grado di poter manifestare delle proprietà curative, terapeutiche.
In generale, no? Spesso si dice che i gatti hanno questo tipo di capacità, no? Quindi di assorbire, per esempio, le infiammazioni, cosa che è successa a lui, no? Quindi l'infiammazione ai diverticoli, a lui è andata a posto anche grazie a questo gatto. Però nel suo specifico, questo gatto me lo dà proprio come se fosse in uno step successivo. Elena? Sì, vedo proprio che è come se questo gatto modificasse il campo magnetico che c'è nel corpo della persona, quindi ehm, mh, attirasse gli ioni negativi dell'infiammazione fuori, no? Quindi crea un campo magnetico dove gli ioni negativi dell'infiammazione vengono tolti e quindi torna l'equilibrio nell'organo, come se fosse un magnete di questi degli elettroni. È un messaggio del gatto a Mario. Fai uscire la luce dal tuo grembo. Monica? Allora lo vedo di colore scuro ed è come se si posizionasse a livello quasi del suo petto cuore, cioè poi in realtà il corpo del gatto no, prende tutto il busto ovviamente, no? Ma come se appoggiasse le zampette a livello del cuore inizia a fare tipo un po' la pasta. Eh, eh, lavora qui, dice. Nel cuore. Il cuore. Bene, causa esoterica, Elena, dei problemi alla prostata. C'è l'energia bloccata. Allora mi appare la prostata, ok, come in eterico mi appare come se fosse un imbuto rosso e c'è tutta questa energia che dentro gira così vorticosamente. Tutto rosso vivo. È come se fosse bloccata. Tutto lì, cioè questa energia invece che fluire continua a girare dentro. Vedi la stessa cosa, Monica? O cose diverse in No, aggiunta? la cosa curiosa è che se tu mi parli di prostata, mi viene quell'incidente sfiorato in auto. Vediamolo. Come se fossero quasi collegati a questo discorso appunto che stava facendo adesso Elena, no? Di questa energia bloccata. E praticamente alla fine lui in questo incidente si è visto bloccato su tutti i fronti, no? Davanti, di dietro. E quindi ha pensato, va bene, allora se ho la macchina davanti e ho la macchina di dietro, che sono sbucate all'improvviso, allora io sfuggo lateralmente. Lateralmente arriva sfrecciando a tutta velocità una ragazza. E proprio me la dà come se l'anima volesse fargli vedere questa cosa, che in realtà il suo sblocco sta proprio nell'approcciarsi, ok, all'aspetto femminile, verso cui lui ormai si è completamente chiuso, si è completamente bloccato. È per quello che mi collegava la prostata a questo episodio dell'auto. C'è proprio tutto l'aspetto che è sia della sessualità, ma è anche proprio dell'intimità sentimentale che è tenuto compresso, è chiuso lì con quel tappo, è tutto bloccato. Quindi l'energia che non gira, cioè che gira lì come una lavatrice di Elena. Bene, chiamiamo anche la ragazza nel cinema. Dell'incidente, Ale. È forte perché viene un po', ovviamente non poteva averli perché era in auto, però mi viene proprio con i capelli al vento, no? Con questo suo aspetto proprio di osare, sfidare, essere un po' sconsiderata, adrenalinica, che è un aspetto che in realtà risuona anche in lui, no? Infatti lui comunque è attratto dal mondo dei motori, no? La velocità e tutto quanto.
è un aspetto in lui che viene tenuto anche questo molto soffocato, che è la voglia di provare emozioni, brividi. Mi è arrivata un'altra informazione che è collegata a questo aspetto femminile e alle persone che gli giravano intorno all'inizio, no? È come se questo progetto che ha in mente con le moto, ok? Potrebbe avere uno sbocco più veloce e più creativo se ci fossero coinvolte anche delle figure femminili. Non ho capito. Lui parla sempre di figure maschili, in realtà è come se mancasse quella parte lì. Ok, perché non è andato a buon in porto l'incidente? Perché non è andato a buon fine? Perché è mancato un centimetro? Non doveva esserci un incidente, doveva esserci che lui comprendesse questa dinamica. Cioè lui non doveva fare un incidente, starsene a letto, bloccarsi ancora di più, doveva sbloccarsi. Cioè, l'incidente è servito a far sì che lui si ricordasse questo mancato incidente, quindi il meccanismo di quel momento lì. Va bene. Causa esoterica del progetto che non va. Chi vuole? E qua vengono le chiavi nel tombino. Lui aveva parlato anche di questo fatto particolare, no? Che stava estraendo dalla tasca le chiavi in maniera del tutto imprevedibile. Queste sono finite nel tombino, no? Ecco, fa proprio vedere come la chiave, la soluzione, cioè sta in profondità, cioè non sta fuori. Quindi nel momento in cui lui va in profondità, poi si sistemano questi contatti fuori e si realizza un qualcosa che potrebbe però essere anche un po' diverso da come lui se l'è figurato. Quindi lui, ti dico, forse potrebbe essere uno dei partecipanti a questo progetto, non necessariamente la testa di questo progetto. Infatti io l'ho fatto lo stesso, di controllare il socio 1 e il socio 2, ma non esiste, a parte che non esiste che noi diciamo il socio 1 sì, il socio 2 no, o viceversa, no? Perché lui tra 2 ore si è trovato altri soci, quindi, e che vanno tutti bene, perfettamente. La soluzione, chissà come mai, ma chissà che cosa nuova è dentro di lui. Abbiamo parlato di stufa di Elena, bene. Mario ha una stufa di una volta, ha uno sportellino, ditemi voi dove, noi lo apriamo ed iniziamo il viaggio dentro a Mario. C'era un film quando ero piccolo, Viaggio nel corpo umano, una cosa del genere. Bene, lo facciamo, che Mario conosce molto bene perché annuisce e ride, lo facciamo anche noi. Lo sportellino, grande come un libro quadrato, dove lo vedete? E dove aveva l'infiammazione, quindi comunque nella zona, diciamo, addominale bassa. Okay. Lui ha avuto per diverso tempo, mi sembra, problemi al fianco destro, i diverticoli, così. Entriamo, si è aperto il portellino, il rumore l'ho fatto io. Sono laureato in suoni onomatopeici, in figure onomatopeiche, come cazzo si dice, insomma. Con la I. Andiamo dentro a Mario. Cosa vedete? Sembra un po' un relitto vecchio di una nave, no? Quindi, insomma, con tutte le incrostazioni. È lì che era stato dimenticato, abbandonato. Il vero Mario? Sì, gli aspetti più profondi di Mario. Una nave dove ci sarebbe, dove c'è il cuore come chakra di Mario. Cosa c'è nella nave? Come si chiama? Elena lo sa meglio di me, la sottocoperta. Oggetto. La,
cioè la C'è pancia, dentro, tu dici? Sì, Dentro la barca. sì, dove dormi sotto. Coperto. la coperta, ok. In coperta. Si dorme a livello di cuore. C'è un Beh, grande sonno lì. C'è è l'interno. Ok, e nella evidente. testa cosa c'è? La poppa. Poppa Mhm. davanti. No, Ok. prua davanti. Scusa, la Prua. Oh poppa dietro. mamma mia, che ignorante. La poppa, quindi intendevi? No, No, la intendeva prua. davanti. La Prua. prua, La ok. prua. E la poppa dov'è? È sotto nei genitali. Ok. Le mani cosa sono? Dimmi, Elena. Allora, a prua vedo una vela che però è chiusa da tanto tempo, quasi come se fosse cotta dal sole. Sì, a me la dà anche lacera. Mm. Se la srotoliamo cadono dei pezzi, un casino. Se è aperta Ecco. non puoi usarla. Cosa sono le mani di Mario? I remi. Mm. E come sono le mani di Mario? Sono messi negli incastri, quelli per tenere i remi fermi. Ma sono in acqua? No, Toccano il filo dell'acqua o sono su? Sono su. sono su. Mm. Quindi c'era una canzone che diceva la nave va, qua non va la nave. Infatti. Ferma, è nel porto. Quasi alla deriva. Questa confusione che ha porta la nave alla deriva. È come se volesse andare a vela partendo dalla fine. Quindi invece che uscire dal porto prima col motore, poi issare una vela alla volta, prendere il vento, ok? È come se lui in porto mollasse le cime e tirasse su le vele subito, ok? E non può andare da nessuna parte così rischi di andare alla deriva. Deve mettere ordine nelle sequenze, no? Per farla ripartire, se no la deve tenere ferma ancora. Ok. Salute, vediamo la salute. Elena, causa esoterica del non aver seguito il tuo consiglio circa gli integratori da prendere post 2 Cinivac. Allora, è come se ci fosse qualcosa che ha fatto sì che lui non si muovesse in quella direzione in maniera tale da tenere le energie basse. E anche questa confusione e questa un po' dimenticanze che ha, se lui non va verso la sua salute, questa confusione, questa un po' mancanza di memoria ogni tanto, no? Diceva che si dimentica le cose subito, ok, rimangono vive. Quindi tenere un po', diciamo, le energie basse e piatte. E quindi questo è un ulteriore blocco che ha, quindi non prestando attenzione alla salute come se fosse in secondo piano. In realtà più che salute è proprio il benessere, no? Fisico, quindi l'innalzamento delle energie e delle vibrazioni e quindi una centratura più lucida. Monica? Allora, lui vuole la salute e infatti poi si è preso cura di sé, dimagrito così, però c'è una parte di sé che appunto è sempre quel tappo ed è anche questa entità eterica che io ho visto a forma di feci, che non gli vuole far avere il vigore. Perché ok la salute, ma poi il vigore lo farebbe sentire estremamente in colpa, perché inizierebbe ad attivare una serie di dinamiche nella sua vita che vanno però poi a far vacillare altre cose che sono invece consolidate, altre abitudini. Quali?
questo rapporto molto seduto, diciamo così, anche confortevole, no? Che ha con la moglie. Cioè lui diventerebbe, cioè se lui si occupasse anche del suo vigore, diventerebbe finalmente, come è accaduto per un brevissimo periodo di tempo, visibile agli occhi delle altre donne. E questo fatto di essere visibile gli darebbe una vita e un ulteriore vigore incredibile. Oserei dire una sorta di ringiovanimento, un piede sull'acceleratore. Elena, volevi dire? Sì, volevo dire che è più la sua idea, è più la sua paura, la sua idea che non ci possa essere soluzione, perché è come se da qualche parte io vedessi che si rilasserebbe anche molto di più sua moglie, se loro prendessero delle decisioni diverse. Va bene, chiamiamo Portale Aureo il padre. Sì, a me appare, cioè arriva, sai come quando tipo sei in un negozio di tappeti e srotolano un tappeto gigante per fartelo vedere? Ecco, lui arriva come se fosse arrotolato come se fosse arrotolato su una grossa cima, con una grossa cima, no? Una corda spessa. E viene mollata questa corda e lui arriva srotolandosi da questa corda, come se fosse incastrato in una corda, chiuso, bloccato. Salame. Sì. Tutta la corda è uno strato parallelo all'altro. È come se fosse proprio arrotolato nella corda, no? Quindi bloccato così con la corda intorno e quindi lasciando la corda lui arriva girando, no? Sui piedi e la corda si srotola. Viene già srotolato, cioè viene Sì. già che si sta liberando da solo. Sì. Perché? Chiamandolo è come se fosse stato lo stimolo per srotolarsi dalla corda. Buono. Dimmi. Sì, è come se là fosse isolato e questo stimolo dalla vita che ha vissuto, quindi da una persona che è ancora in vita, che lui conosceva in vita, ok, quindi il figlio, fosse uno stimolo per togliersi da quell'arrotolamento. Ecco. Monica. Allora, fisicamente lo vedo simile a Mario. È come se mi arrivasse ricordandosi di come era in vita e trasmettendo la sensazione che può lasciare andare alcune rigidità che invece aveva avuto in vita, perché in alcuni momenti aveva assunto delle posizioni ferme, no? E adesso è come se si avvicinasse a Mario, come se fosse una specie, non so dirti, di consigliere, di amico, e tipo con una valigetta in pelle. E dice tutto qua dentro, tranquillo, cioè molto rassicurante. Vuole lasciare un messaggio al figlio? Sì, guarda, ti apro la valigetta, ti faccio vedere, tu hai tutti questi strumenti, sono tutti tuoi. Non aver paura, io questa valigetta te la lascio. Sono gli strumenti che abbiamo costruito insieme. Lo sento molto rassicurante. Secondo me non era stato particolarmente rassicurante in vita. E invece adesso proprio vuole dargli questo senso di sicurezza, di fiducia, che poi è la fiducia che adesso Mario deve provare verso se stesso, ok? Che si deve irradiare da se stesso. Può sorgere da lui, dall'interno di lui.
e vedo che vuole lasciargli appunto sta valigetta qui. Elena. Sì, diciamo una cosa simile, perché prende un foglio dove ci sono delle istruzioni e gli dice: guarda, basta seguire la sequenza numerata e tutto fluisce. Ok, relativamente invece al rapporto padre-figlio, qual è il messaggio? Cambia sempre, dice, il rapporto è sempre in trasformazione. Adesso vedi noi come siamo arrivati ad essere? Non ci dobbiamo fissare. Sì, io lo vedo che si avvicina, è come se volesse fargli sentire, anche se non c'è più, come se la sua la forza di padre, Mario se la può sempre portare dietro, ok? E rinforzarsi sempre in qualsiasi momento, perché è l'informazione e l'energia che gli ha passato da padre. Mm? Quindi quello che lui agiva, che magari a Mario è sembrato un po' freddezza o rigidità, era non cercare di non perdere il controllo per il, il troppo amore che provava per il figlio. Ok, immagino che non ci sia stato da parte di questo padre un po' freddo mai un abbraccio, lo facciamo adesso. No, e secondo me era anche affettuoso a modo suo. Mm. Diciamo che adesso è come se ci fosse maggiore parità, no? Quindi mentre prima proprio Mario assentiva tantissimo, e la differenza d'età, la differenza di altezza, no? La differenza proprio di ruolo, adesso non è più così. Cioè è come se ci fosse l'abbraccio di due cuori e basta. Sì, come se adesso si sentissero più liberi di essere proprio loro stessi alla pari, no? Quindi comunicare liberamente. E la corda del padre dov'è? Ai suoi piedi? No, no, è rimasta indietro. Non c'è più niente. No. Facciamo una cosa diversa, un esperimento. Sono lì abbracciati e insieme vanno nel portale aureo. Ovviamente poi Mario tornerà indietro, ma intanto va a farsi un giro lì dove ci sono tutte le risposte, è tutto visibile. In realtà, prima che tu lo dicessi, quando hai detto facciamo una cosa diversa, erano già per mano e stavano già andando verso il portale aureo. Diciamo che per Mario è anche una sfida, un'avventura che gli dà appunto quell'adrenalina di cui lui ha bisogno. Ed è questa spinta adrenalinica che gli fa anche trovare le risposte. Lui ha molto bisogno anche di collegarsi a questo suo spirito molto vitale. Ok, stanno entrando adesso. Cosa succede al padre? Cosa succede a Mario? Sembra tutto chiaro. Allora, per il padre di Mario, in un certo senso, è già un luogo conosciuto, Mm. quindi non c'è sorpresa, no? Da Ah, parte del era già padre di andato. Mario. Secondo me sì. Mhm. Invece da parte di Mario, grande stupore per la chiarezza folgorante. Ed è come se in un istante riuscisse anche a vedere in tutti gli angoli, e in ogni angolo è come se ci fosse lo strumento, la risposta che servono a lui per le diverse vicende della sua vita. Monica, Elena? Sì, è come se questa chiarezza e queste informazioni chiare e
diciamo normali, quindi come se fosse naturali, ok, naturali, arrivassero a tutte le cellule del suo corpo. Quindi ogni cellula del suo corpo ora ha l'informazione di che cos'è la realtà veramente e di quello che si può fare. Quindi l'informazione che non esistono limiti e freni gli arriva. Il logo di quella cosa lì c'è qui? Lo vedete? Lo scudetto, no? La scritta. Io sì. Dove? È come se fosse, allora, lui che guarda in prospettiva è non tanto distante da sé, leggermente verso sinistra. Mm. E lo vedo lì a terra, ma come se A però terra? potessero anche sì, a terra. Sì, A terra, con tutti gli onori, ma lì, di fianco, sì. per terra. Una cosa importante passata. Bene, sto diventando medium anche io, comunque. E quello che si è dovuto fare, peraltro per quello stemma, lui diceva, i due sciottini. Qui, nel portale aureo, le conseguenze nel suo corpo energetico, quali sono? Ma l'informazione che mi arriva è rallentamento di scelta. Anche nel portale aureo? È come se lui dovesse attendere di più. Non ha la precedenza, non so come dire. Un po' rallentato. Mm. Monica? No, cioè all'ingresso del portale aureo è come se questo fosse diventato una virgola, per come Ok. lo vedo io, eh. Rallentante, ma non così importante. Non così incidente. Bene, saluta il padre e torna indietro. Direi Super Mario ormai. Sì. Ecco, è come se il padre, quando Mario volta le spalle, no? Per allontanarsi dal portale aureo, è come se il padre potesse gridargli per l'ultima volta: lascia perdere i sensi di colpa. È come se fossero veramente un grande inganno, no? Un grande autosabotaggio, un autogol. Il padre glielo vuole ricordare. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Cluster e Avatar insieme subito. Questo però avrà delle conseguenze di azione. Sembra quasi una stazione, io sono completamente ignorante, però tipo un pit stop, no? Quindi vedo tipo una gomma un po' sgonfia, qualche attrezzo per cambiarla. Mm-hmm. Ella? Sì, il cluster era tipo come se ci fosse un armadio di un'officina, sai, con tutti gli scomparti divisi, ok, e quelle cose lì le ha buttato via tutto dentro il portale definitivo. E l'avatar era più una sagoma quasi disegnata, non era proprio fatto completamente, era un po' più stilizzato, disegnato e ha buttato tutto nel portale definitivo. Dolce Salita esiste ancora? No. Le eteriche e elementali Tappo e Che Confusione esistono ancora?
No. Elena? No. Mario ancora una stufa con il portellino aperto? È ancora una nave? Io vedo un razzo con i motori accesi. Monica? È come se fosse tutto e niente di queste cose che abbiamo detto. Mario e il messaggio alla moglie. Se scegliamo assieme tutto si sistemerà. Monica? Quello che abbiamo fatto è perché l'abbiamo voluto entrambi. C'è gratitudine e riconoscimento reciproco. Entrambi abbiamo il diritto ad essere felici. Alla madre. Non so, sei una quercia, l'abbraccia. Elena? Sì, una donna forte che sei. Elena, al mago amico. Sii più neutro. Togliti dalle paure. Monica? E vedo che gli dà una pacca sulla spalla, gli stringe la mano e mi hai fatto vedere tante cose, anche grazie a una serie di limiti. Al primo socio. E poi al secondo. È bello sognare al primo socio, ma io voglio concretizzare. Al primo. Al secondo, non so perché sventolano la bandiera svizzera, forse tipo come se ci fosse un incontro proprio lì, perché è come se piantasse una bandiera in Svizzera, della Svizzera. Elena, la stessa domanda? Sì, al primo socio gli dice devi rinsavire un attimo perché così è tutto fumo, niente arrosto. Al secondo socio gli dice ok, partiamo dal primo step e continuiamo. Ok, e il contatto con la PS, Mario? Adesso ce l'avrà? Un po' bizzarra come cosa, se lui può accarezzarsi il petto, così. È come se passasse dall'accettazione di sé a tutti i livelli, ok? Senza filtri, senza sensi di colpa. Più lui accetta se stesso, in maniera accogliente, ok? Si prende cura di ogni parte di sé, senza giudicarla, senza colpevolizzarla, più l'anima alza la sua voce e si fa più frequente. Ma si è fatta sentire e lui non l'ha capito? Beh, No, nell'incidente, per esempio. lui l'ha anche capito, è che lui ha questa tendenza, aveva, no? Con questo tappo, a reprimere i messaggi anche che arrivano, a voler dire no, non me lo ricordo, no, non ho capito, no, così, ecco. Ma questo perché ha difficoltà a vedere se stesso, ad accettare se stesso. Che poi la PS è una parte di se stesso, Assolutamente.
quella padrona invisibile, sei te stesso, sei tu. Ah, caspita. Il vero Mario, che non ha sesso, che non è Mario, non è Maria, che è la vera nave, Mhm. il vero timone. Elena? Sì, mi fa proprio vedere che quando arrivano queste nuvole di confusione o questi sensi di colpa, lui si deve fermare, non fare nulla e partire da dentro. E da dentro gli arriverà. È proprio quasi come se ehm, mm, si bevesse, non so come dire, no? Quindi come se percorresse, mm, volesse percorrere dalla bocca fino all'interno e poi vedere la risposta da lì. Bene. Sole alle spalle, non ricordo più chi chiedevo, voi due lo diceva all'inizio. Bene, scena finale, Mario e la barca. La barca è tutta con la chiglia dipinta con la faccia di Mario. Ci sono i remi, avevamo lasciato i remi alzati, lontani dal pelo dell'acqua. Cosa, vedete, succede? Adesso Mario ha il sole in fronte e ha preso proprio il comando pieno di questa nave, di questa barca, no? E quindi ha impugnato i remi. Le sue mani sono diventate un tutt'uno con le pale dei remi, le sue mani e le sue braccia. Lui è questa barca, questa nave stessa. E sta conducendo, guidando, gestendo completamente la sua vita. Elena? Sì, si vede, lo vedo proprio che è la barca, che è questa barca e con le braccia che rema e poi sa le vele e prende il vento verso il sole. Il sole è calante o No, crescente? È direi che è mezz'ora, proprio sì, allo zenith quasi. allo zenith. Messaggio finale di se stesso a se stesso. Il sole scalda il mio cuore e scalda tutto quanto me stesso. Io sono pronto per la vita, totalmente. Mi faccio trasportare dal vento. Della mia anima. Vibrazione finale. 495 miliardi. Consapevolezza. Monica. 231. PS, Elena. 69. Vite, Monica. 1112. Cervello, Elena. 9.3. 10. Suscet- Suscettibilità ipnotica, Monica. 76. Ottimo. Chiudiamo con quello che volete, un'immagine di un colore, una nota musicale, un gatto, una canzone, una stagione. È un gatto che lo guarda e ha gli occhi gialli, come se fosse il sole. E il pelo? Non lo so perché me l'ha dato di due colori. All'inizio l'ho visto nero e poi ho visto il classico gatto europeo, grigio. Sì, Soriano. Elena? Ehm, c'è questa immagine del sole, ok, con una nota che praticamente vola nel vento ed è il là. E dietro alla nota c'è tutta questa scia di colori, di due colori che sono il viola e il verde acqua, tipo, che segue la nota. Va bene. Come lo vedete, Mario? Splendida forma. Molto più rilassato, più sciolto. Elena? Sì, lo vedo, sì, meno,
lo vedo sì più rilassato, quindi molto meno in balia degli eventi, delle informazioni che arrivano, ecco, più che degli eventi. Meno confuso di come era prima, forse. Sì, e quindi in grado di potersi muovere in maniera logica. Quanto ha inciso il viaggetto nel portale aureo sulla sua vibrazione? Secondo me quello è tanta roba perché porta le informazioni ad ogni singola cellula istantaneamente. È come se in quell'istante lì le risanasse. Poi magari dopo poco tornano un po' a vibrare con il mood che c'era o che c'è, no? Però c'è un istante dove sono completamente nuove e perfette. Monica, dimmi solo una parola, qualunque. Bravo bis. Sono 2. Disconnettetevi da tutto e tutti.